Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi facciamo un'altra sessione di test barra studio per il livello B2, quindi alziamo un pochino il livello rispetto alla sessione precedente, quindi piano piano faremo tutti i livelli. Allora, questa è la prova che faremo insieme, la parte C, che è la prova di competenza linguistica. Nell'esame si hanno 45 minuti. Come per l'altro video, trovate questi materiali sul sito dell'università, quindi vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto. Allora, vediamo il primo esercizio. Che cosa dobbiamo fare? La consegna dice completare i testi da 1 a 23. Scrivere la parola mancante. Allora, qual è la difficoltà qui? Trattandosi di un livello B2 non abbiamo parole tra cui scegliere, quindi dobbiamo pensare noi a cosa inserire negli spazi vuoti. Va bene? Allora, cominciamo con il primo testo che si intitola San Valentino? Meglio con il cane. San Valentino? Non c'è niente di meglio che passarlo di fronte a un romantico orizzonte, sgranocchiando biscotti al proprio cane. Che cosa possiamo inserire qui? Insieme. Credo che sia meglio che io scriva le parole qui sotto. Così viene più ordinato. Quindi spazio 1, insieme. Oppure stando sdraiati a letto a farsi massaggiare la schiena da quel coccolone di gatto. O ancora meditando sul significato della vita davanti alla boccia che contiene l'amato pesciolino rosso. Va bene, insomma, qualsiasi cosa, purché fatta in compagnia del proprio animale domestico. Allora, considerate che le parole mancanti possono essere di qualsiasi tipo, di qualsiasi categoria grammaticale, quindi congiunzioni, verbi, sostantivi, avverbi, pronomi, eccetera. Qui dobbiamo mettere un verbo che è preceduto da purché, una congiunzione che poi vuole sempre il congiuntivo. Il verbo che dobbiamo inserire è sia. Qualsiasi cosa purché sia fatta in compagnia. Quindi qui inseriamo il congiuntivo presente del verbo essere, che poi va insieme al participio passato fatta, va a costruire una forma passiva. Andiamo avanti. E soprattutto lontano dal partner. Almeno così la pensa una persona 5, secondo un sondaggio internazionale condotto da Reuters Ipsos su 24.000 adulti in 23 diversi paesi. Lo spazio 3 è da riempire con una preposizione semplice. Quindi questo è il linguaggio tipico dei sondaggi, no? Quando diciamo una persona su 10. Andiamo avanti. I risultati sono un duro colpo per Cupido. Di trascorrere la festa degli innamorati con la propria dolce metà, un quinto degli intervistati preferirebbe starsene in compagnia dell'animale di casa. Che cosa scriviamo nello spazio 4? Di trascorrere la festa degli innamorati con la propria dolce metà, un quinto degli intervistati preferirebbe starsene in compagnia dell'animale di casa. Vi do un aiuto. Dobbiamo scrivere un aggettivo. Stanchi di trascorrere la festa degli innamorati, eccetera. Poi andiamo avanti. I più determinati in senso sono i giovani sotto i 35 anni, non particolarmente benestanti.
Il 25% sceglie, esitazioni, di stare con fido o virgola. Allora, nello spazio 5 dobbiamo completare un'espressione. I più determinati in senso, qui dobbiamo inserire un aggettivo dimostrativo. Questo, in questo senso, significa in questa direzione, in questa ottica. Quindi i più determinati che seguono questo pensiero, che hanno questa idea, sono i giovani sotto i 35, non particolarmente benestanti. Il 25% sceglie esitazioni, senza esitazioni, di stare con fido o virgola. 2 possibili nomi per gli animali domestici. Andiamo avanti. Nella fascia d'età tra i 35 e i 54 anni la percentuale si abbassa invece al 18. Mano a mano passano gli anni, dunque, sembra riaffiorare il desiderio di festeggiare il 14 febbraio con il partner. Dobbiamo inserire una congiunzione relativa. Un che. Mano a mano che passano gli anni, dunque, sembra riaffiorare il desiderio di festeggiare il 14 febbraio con il partner. Andiamo avanti. Quella per il proprio amico a 4 è una predilezione che non conosce particolari differenze di genere o di nazionalità, anche se spiccano alcuni popoli ad altri. Nello spazio 8 che cosa mettiamo? Qual è la caratteristica di un cane? Che è un amico a 4 zampe. Quindi è una perifrasi per dire cane, amico a 4 zampe. E invece nello spazio 9 spiccano alcuni popoli ad altri. Qui c'è la preposizione a, ad altri, che ci fa capire che dobbiamo usare rispetto a. Andiamo avanti. I turchi, ad esempio, a San Valentino non vogliono vedere il partner neanche in cartolina. Ben il 49% ha risposto preferire l'animale. Allora, guardate bene questa frase. Ben il 49% ha risposto preferire l'animale. Questo è un esempio di una frase in cui entrambi i verbi fanno riferimento allo stesso soggetto. Quindi il 49% ha risposto e il 49% preferisce. Però, per unire le due frasi, il secondo verbo viene lasciato all'infinito, in questo caso preferire. Quindi per unire le due frasi, quando c'è lo stesso soggetto, il secondo verbo è introdotto dalla preposizione di. Ben il 49% ha risposto di preferire l'animale. Queste sono le conoscenze di base per il livello B2, ok? Queste cose bisogna saperle per fare un esame di livello B2. Andiamo avanti. Un discorso per gli indiani, 41%, e i giapponesi, 30%. Che cosa mettiamo nello spazio 11? Stesso discorso per gli indiani e i giapponesi. Che vuol dire? Vuol dire che gli indiani e i giapponesi fanno la stessa cosa che fanno i turchi. Stesso discorso. Andiamo avanti. Gli che mostrano un po' di interesse per la festa degli innamorati sono i francesi. Solo il 10%
passarla sbaciucchiandosi il cane. Allora, che cosa mettiamo nello spazio 12? Abbiamo detto che diversi popoli non amano San Valentino, quindi gli unici che mostrano un po' di interesse per questa festa sono i francesi. E invece nello spazio 13 che cosa mettiamo? Allora, qui la scelta diciamo che è un po' obbligata, cioè dobbiamo mettere un verbo modale. Solo il 10% vuole passarla. Quindi la maggior parte dei francesi festeggia San Valentino. Qui il verbo è al singolare perché le percentuali sono sempre singolari in italiano. Il 10% vuole. Benissimo, e il primo esercizio è andato. Adesso proseguiamo con il secondo esercizio. Però io devo fare in modo che il video non sovrasti il testo come nell'altro video, quindi devo ridurre a una pagina singola nella speranza che si veda il testo, altrimenti se il video dovesse coprire il testo scaricate il PDF dal link che trovate nella descrizione del video qui sotto. Allora, testo numero 2. Dobbiamo fare la stessa cosa. Questo testo si intitola Bella l'indipendenza. Mi auguro di non restare single a vita, anzi, spero di trovare la persona giusta con la quale mettere su famiglia. Dice Carlo, un giovane di 31 anni uscito di casa circa un anno per andare a vivere da... Che cosa mettiamo negli spazi 14 e 15? Dove scrivo? Ah, posso scrivere qua, ok. Perfetto. 14 e 15. Un giovane uscito di casa circa un anno fa per andare a vivere da solo. Carlo vive in un piccolo ma confortevole monolocale in un paese a Bari. Vicino a Bari. Un lavoro stabile non ce l'ha ancora, ma sta per prendere la laurea in lingue e letterature straniere e guadagna qualcosa svolgendo piccoli lavori dei... va molto fiero. È un altro modo per dire di cui va molto fiero. Dei quali. Quindi è sempre un pronome relativo. Andiamo avanti. Carlo ha deciso di fare un passo così impegnativo, molte ragioni, che racconta in tono deciso. Nello spazio 18 mettiamo per. Ma questo testo è più semplice. Allora, innanzitutto la voglia di indipendenza dalla mia famiglia, il desiderio di poter fare le mie scelte in libertà, condizionamenti. Senza condizionamenti. Quindi avete visto che quando usiamo la parola senza, poi il sostantivo che segue è sempre al plurale, perché è un'espressione indefinita, no? Senza condizionamenti, senza paure. Cos'è che era prima? Senza... non mi ricordo. Va bene, comunque. Questa parola capita spesso negli esami. Le persone più vicine, come familiari e amici, lo hanno incoraggiato fin dall'inizio e a sostenerlo ancora oggi. Qui è necessario un verbo. Tuttora lo sostengono, quindi continuano a sostenerlo ancora oggi. Il fatto di essere single non coincide a tutti i costi il sentirsi solo.
con. Il fatto di essere single non coincide a tutti i costi con il sentirsi soli. Piuttosto, come sottolinea Carlo, la solitudine la vive chi non riesce a provare sentimenti ed emozioni. Io ho una sociale impegnata. Che cos'è? Una vita. In italiano si dice, io non ho una vita sociale, nel senso che se una persona dice io non ho una vita sociale, significa che non esce mai, non vede mai i suoi amici, cioè non ha mai dei contatti o degli scambi umani con altre persone, perché magari lavora sempre oppure perché sta sempre dentro casa. Questa è un'espressione che sentite spesso se ascoltate contenuti originali in lingua, ma anche se parlate con i vostri amici, insomma. Avere una vita sociale è un'espressione utile da sapere. Andiamo avanti. Studio e lavoro per mantenermi. Andare al cinema e uscire con i miei amici. Non ho tempo di sentire la solitudine. Mi piace. No, questo test non è per un livello B2 però, È troppo facile. Forse hanno messo un testo un po' più semplice per bilanciare la difficoltà del primo testo. Forse. Benissimo, e anche questo l'abbiamo fatto. Andiamo avanti. Allora, adesso ci divertiamo. Perché? Qui c'è un... aspetta, adesso qui rimetto un attimo la vista su 2 pagine. Ecco, così vediamo meglio. Allora, che cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo collegare le frasi con le opportune forme di collegamento, congiunzioni, preposizioni, pronomi, avverbi. Se necessario, eliminare o eventualmente sostituire alcune parole. Trasformare, dove necessario, i verbi nel modo e nel tempo opportuni. Proviamo a farle tutte, ok? Non so quanto ci metteremo, però proviamoci. Vediamo il primo gruppo. Il suo telefonino è più bello del mio. Io sono contento di quello che ho, non desidero comprare un telefonino nuovo. Allora, pensateci un attimo e poi scrivete una frase unica. Allora, ci possono essere più opzioni, non c'è un'unica risposta corretta. Se la frase è grammaticalmente corretta ed è una frase logica, va bene. Per esempio, potremmo dire in maniera molto semplice: il tuo telefonino è più bello del mio, ma sono contento di quello che ho. Perciò non desidero comprarne uno nuovo. Questo è. Il tuo telefonino è più bello del mio, ma sono contento di quello che ho, perciò non desidero comprarne uno nuovo. Abbiamo aggiunto delle cose, ma non tantissime cose in realtà. Siccome avete solo nell'esame, teoricamente, avete solo 45 minuti per fare tutta questa roba, fate delle frasi semplici ma corrette. Non è necessario strafare in questo esercizio. Vediamo il gruppo successivo. Non volevo andare in vacanza con mio cugino. Mio cugino ha insistito tanto. Alla fine sono andata in vacanza con mio cugino. Allora, non volevo andare in vacanza con mio cugino, ma lui ha insistito così tanto che alla fine ci sono andata.
Non volevo andare in vacanza con mio cugino, ma lui ha insistito così tanto che alla fine ci sono andata. Allora, le frasi che io scrivo sono come io unirei le frasi in modo spontaneo, ok? Non è detto che sia l'unica opzione, ci possono essere più opzioni. Però, ovviamente, in un esame del genere, quello che conta è la frase che ti viene in mente subito. Non c'è tempo per pensarci troppo. Vediamo il gruppo successivo. Ieri ho incontrato Luigi al bar. Non ho riconosciuto Luigi. Ero andata a scuola con Luigi per 2 anni. Allora, qui potremmo dire: ieri ho incontrato Luigi al bar, ma non l'ho riconosciuto perché ci ero andata a scuola solo per 2 anni. Vabbè, diciamo che anche queste frasi lasciano il tempo che trovano. Non ha molto senso questa frase, però mi viene da unirla in questo modo. Ieri ho incontrato Luigi al bar, ma non l'ho riconosciuto perché c'ero andata a scuola solo per 2 anni. Nel senso, non l'ho riconosciuto perché non ci siamo frequentati per molto tempo, ecco. Oppure no, possiamo aggiungere non l'ho riconosciuto subito. Ok. Allora, segnatevi queste frasi perché adesso le devo cancellare purtroppo. Perché se no non mi fa spostare il documento PDF. Allora, vediamo il gruppo 27. Io penso una cosa. Tua sorella vuole andare a vivere da sola. Tua sorella non ha il coraggio di dire ai tuoi genitori che vuole andare a vivere da sola. Allora, qui io cambierei l'ordine delle frasi, direi: tua sorella vuole andare a vivere da sola, ma penso che non abbia il coraggio di dirlo ai vostri genitori. Tua sorella vuole andare a vivere da sola, ma penso che non abbia il coraggio di dirlo ai vostri genitori. Ok, andiamo avanti. Andrò alla festa di Luisa. Non dirò ai miei amici che andrò alla festa. Luisa non ha invitato i miei amici. Qui possiamo dire: andrò alla festa di Luisa senza dirlo ai miei amici perché non li ha invitati. Andrò alla festa di Luisa senza dirlo ai miei amici perché non li ha invitati. Se volete, qui possiamo aggiungere un lei, perché lei non li ha invitati. Anche questa è una frase in cui i due verbi hanno lo stesso soggetto, sempre io. Quindi la seconda frase può essere implicita. E questa è una frase da livello B2. Se fate questa costruzione, penso vi diano tutti i punti possibili. Ok, segnatevi queste frasi perché le devo cancellare. Se sentite russare è sempre il mio cane, come nell'altro video. Allora, ci mancano due gruppi. Allora, gruppo 29. Ho comprato un televisore, il televisore non funziona, ho telefonato al negoziante, riporterò il televisore al negoziante. Allora, che cosa possiamo dire? Ho comprato un televisore che però non funziona. Quindi ho telefonato al negoziante
per avvisarlo che glielo riporterò. Qui abbiamo aggiunto un verbo, avvisare, però si potevano aggiungere verbi? Aspetta. Se necessario, eliminare o eventualmente sostituire alcune parole. Quindi in realtà non possiamo aggiungere verbi. Quindi ho comprato un televisore che però non funziona, quindi ho telefonato al negoziante a cui lo riporterò. Vediamo l'ultimo gruppo. Marco ha lavorato troppo. Marco si merita una vacanza. Marco non ha tempo di andare in vacanza. Marco non ha i soldi per andare in vacanza. Povero Marco. Allora, Marco ha lavorato troppo e perciò si meriterebbe una vacanza, ma non ha né il tempo né i soldi per andarci. Se mi fate una frase così in un esame B2 e io dovessi correggervela, vi darei il massimo del punteggio. Marco ha lavorato troppo e perciò si meriterebbe una vacanza, ma non ha né il tempo né i soldi per andarci. Ottimo, e anche questo esercizio è fatto. Adesso procediamo e facciamo l'ultimo, se non sbaglio. Sì, l'ultimo. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo completare le frasi e scrivere la parola opportuna, verbo, sostantivo, aggettivo, avverbio, formandola da quella fornita, che è scritta in maiuscolo. Per esempio, qua c'è l'esempio. Mi ha salutato molto. Dobbiamo formare, in questo caso, un avverbio partendo dall'indizio che abbiamo qui, cordiale. Quindi la risposta è cordialmente. Mi ha salutato molto cordialmente. Vediamo la prima frase. La signora Maria, pur avendo 50 anni, ha un aspetto molto... Dobbiamo formare, in questo caso, un aggettivo. Un altro aggettivo da questo aggettivo. Ha un aspetto molto giovane, non funziona del tutto. Dobbiamo dire giovanile. Ha un aspetto molto giovanile. Vediamo la frase successiva. Oggi sono solo pochi studenti. Oggi sono presenti. Come indizio abbiamo la parola presenza. Da qui possiamo ricavare un aggettivo, che in realtà è un participio presente, che però si usa come aggettivo. Oggi sono presenti solo pochi studenti. Vediamo la frase successiva. Non possiamo andare a pranzo alla capannina. Oggi è giorno di... chiusura. Claudia ha donato tutte le sue ai poveri. Ricchezze. E infine, non posso mettere questo maglione. L'ho lavato ed è ancora... umido. Va bene? Abbiamo finito. Allora, questo è tutto. Com'è andata? Fatemi sapere nei commenti qui sotto com'è andata. E niente. Direi di salutarci per oggi, ok? E ci vediamo nel prossimo video.
A presto. Ciao!